Poco dopo aver affisso le 95 tesi a Wittenberg, Lutero fu chiamato a Roma a rispondere di un'accusa di eresia. I suoi amici erano pieni di paura, sapevano del pericolo che lo minacciava in quella città. La gente si ricordava di John Huss un secolo prima, di come gli era stato promesso un passaggio sicuro e un trattamento equo, ma che era stato bruciato sul rogo. L'elettore Federico di Sassonia, uno dei 7 principi tedeschi, chiese che il processo fosse tenuto entro i confini del suo territorio. Il legale papale avrebbe ascoltato il processo al suo posto, ma prima che potesse iniziare il processo, il legale fu incaricato di perseguitare, di costringere senza ritardo, di bandire, maledire e scomunicare tutti coloro che, in qualsiasi rango, nella Chiesa o nello Stato, non volevano prendere Lutero e i suoi seguaci. Così si mostrò il vero spirito dei nemici di Lutero. Non ci fu nessun accenno di giustizia. Fu all'incirca in questo periodo che un caro amico di Lutero venne in suo aiuto e supporto. Filippo Melantone. Era più giovane di Lutero ed era uno studioso molto colto. La sua attenzione, gentilezza e precisione furono complementari al coraggio e all'energia di Lutero. Il luogo del processo fu stabilito ad Augusta e anche se fu detto a Lutero di non partecipare perché molti dei suoi amici temevano per la sua vita, egli era convinto di partecipare e si mise in viaggio per Augusta. A questo punto Lutero non aveva ricevuto l'assicurazione di un trasferimento sicuro e i suoi nemici speravano che viaggiasse senza, ma egli si rifiutò. Il legato all'inizio fu molto amichevole negli scambi con Lutero, ma equivocò la sua determinazione e la forza delle sue convinzioni. Lutero contestava il fatto che gli era stato chiesto di ritrattare senza prima avergli mostrato l'errore. Ogni risposta che dava mostrava chiaramente come poteva essere supportata dalla Bibbia, ma la risposta del legato era sempre accesa e diceva «ritratta, ritratta». Rendendosi conto che questo scambio era futile, Lutero chiese di presentare le sue idee per iscritto, cosa che fece il giorno successivo. Le diede al legato, che le buttò via all'istante. Lutero allora affrontò quell'uomo orgoglioso sul suo terreno, le tradizioni e gli insegnamenti della Chiesa, mostrandogli come le sue idee fossero sbagliate. Il processo però non stava portando da nessuna parte e Lutero ben presto si ritirò con i suoi amici. Avevano cercato di obbligare Lutero con le minacce, ma non aveva funzionato. Gli insegnamenti e gli scritti di Lutero si stavano diffondendo in Germania come un incendio selvaggio e alla fine Roma ricorse a una bolla di scomunica. Lutero fu condannato insieme ai suoi seguaci e furono dati loro 60 giorni per abiurare o essere scomunicati. Normalmente questo avrebbe gettato il terrore nel cuore di chiunque, ma non di Lutero. Riunì intorno a lui un gruppo di studiosi, studenti e cittadini di Wittenberg e sotto un albero, proprio vicino a questo luogo, bruciò pubblicamente la bolla di scomunica del Papa e il diritto canonico. Roma fece un'altra bolla di scomunica contro di lui, dichiarando la sua separazione definitiva da Roma, dicendo che era stato maledetto dal cielo e condannato chiunque seguisse una delle sue dottrine. In verità si può dire di Lutero: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Le forme di opposizione alla verità cambiano nel livello di apertura nel corso del tempo, ma esiste lo stesso antagonismo e sarà manifestato al popolo di Dio fino alla fine dei tempi. Se siete perseguitati per le posizioni che assumete o le convinzioni che avete, voglio incoraggiarvi, indipendentemente da chi siate, indipendentemente da dove siate o da quale sia la situazione, rimanete saldi in Dio, a prendere coraggiosamente posizione per Dio, indipendentemente dal prezzo da pagare.